Ciao a tutti ragazzi e ancora una volta ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Oggi andiamo ad aggiungere un nuovo capitolo nella playlist Slot Car for Beginners, ovvero andremo ad occuparci di come possiamo andare a migliorare una vettura da scatola senza per forza doverla preparare. Abbiamo già imparato nei video precedenti a come sia possibile guidare una vettura su una pista a slot, quale sia magari la vettura migliore di un'altra per poterci divertire sulla nostra pista casalinga. Ma spesso quando andiamo ad acquistare una vettura le prestazioni di questa non sono proprio quello che ci si aspettava. Sarà infatti capitato un po' a tutti che la vettura esce di corsia in modo abbastanza repentino e alle volte stufa e fa perdere la voglia di continuare a giocare con la nostra pista preferita. Ci sono però alcune regole basilari che noi possiamo andare ad adottare su praticamente tutte le tipologie delle nostre vetture, chi più, chi meno, per poterne migliorare appunto le prestazioni, per aumentarne la guidabilità e per renderle sicuramente più fluide durante la normale marcia. Queste indicazioni valgono a 360 gradi su qualsiasi tipologia di vettura, sia che questa sia da pista, sia che sia da rally, sia che sia di recente costruzione oppure anche che sia datata. Le cose da fare in prima battuta su una vettura appena acquistata per renderla più piacevole nella guida sono sicuramente tre. Sono facili da applicare e possiamo farlo senza per forza dover comprare qualche altro ricambio. Andiamo così nello specifico a vedere quali sono le modifiche da apportare a ciascuna delle vostre vetture e poi andiamo a provarle in pista. Lo faremo sia prima che dopo questi settaggi. Bene ragazzi, qui come possiamo vedere abbiamo un certo numero di vetture, sono tutte vetture originali e tutte possono essere migliorate con pochi e semplici trucchetti. Allora, prendiamo in esame questa Porsche della Fly. È una vettura non di recente costruzione, ma comunque ha delle caratteristiche similari anche a tutte le altre, anche alla nuovissima Toyota Yaris SCX uscita da meno di un mese. La giriamo al contrario perché quello che ci interessa andare a modificare e quindi a migliorare anche in prima battuta per rendere la vettura più fluida nell'utilizzo anche quotidiano si trovano proprio sul telaio. Andremo così a prendere in considerazione il pick-up e le sue spazzole, il magnete, le viti di fissaggio tra il telaio e la carrozzeria e poi le gomme. Partiamo appunto dal nostro pick-up. Quasi tutte le vetture originali montano delle spazzole decisamente molto rigide. Questo perché chiaramente puntano alla durata, alla longevità della spazzola e non alla prestazione. Che cosa succede? Qual è la controindicazione del montare queste spazzole abbastanza rigide? La prima nota negativa che possiamo andare ad osservare è che queste spazzole creano una sorta di molla che rendono appunto la vettura più alta rispetto alla normalità per cui dovrebbe essere e quindi rendono più facile la fuoriuscita del modello dal nostro slot, soprattutto se abbiamo una velocità moderatamente elevata. In più le spazzole, come si vede anche da questa nostra vettura, sono decisamente molto strette. Questo fa perdere di corrente la vettura, soprattutto quando questa affronta delle curve a raggio stretto, perché la superficie della mia spazzola va a toccare in modo anomalo la bandella metallica o comunque di rame presente sulla nostra pista. Quindi come prima cosa noi andremo a sostituire queste spazzole con delle spazzole più performanti. Questo chiaramente se abbiamo la treccia di ricambio con noi, se no dovremo semplicemente preoccuparci con una pinzetta di andare ad allargare leggermente queste spazzole, sfilacciandole un po' in modo tale da renderle più morbide, più malleabili e poterle quindi andare a sistemare nel migliore dei modi. Qui infatti vedete che una spazzola già punta verso l'alto perché noi l'abbiamo leggermente tirata, l'altra invece è quasi piegata verso il basso, anche perché queste spazzole così rigide fanno veramente molta fatica a ritornare nella loro posizione originale, tendono a prendere la forma che viene data loro nel momento in cui si toccano. Altra cosa fondamentale da andare a controllare è come il pick-up riesce a muoversi all'interno del suo foro. In questo caso il pick-up scorre in modo molto agile, agevole all'interno del foro del telaio. Se così non fosse, basterebbe semplicemente andare a rimuovere questo pick-up e andare a svasare leggermente il foro in modo
tale da permettere al pick-up stesso una mobilità molto più fluida. Altra cosa importante che a prima vista sembra quasi controproducente è l'eliminazione di questo magnete. Come si può notare, io prendo un cacciavite, questo magnete è un magnete veramente molto potente. Si attacca con facilità ad esempio a questo cacciavite e mi dà la possibilità appunto di sorreggere la vettura. Vedete, anche se io cerco di oscillare il mio cacciavite, la vettura non si stacca perché questo è un magnete molto molto potente. Potrà sembrarvi strano, ma questo magnete, che ha il compito di attaccare la vettura sulle nostre tracce della pista, quelle metalliche, in realtà non agevola sicuramente il movimento della vettura, la rende molto ma molto meno fluida. Perché? Innanzitutto non si trova in una posizione centrale, per cui va a sbilanciare la nostra vettura. Infatti se io metto la vettura di fianco potete notare il magnete si trova subito dopo l'assale posteriore verso il centro della vettura, ma subito a ridosso dell'assale posteriore. Quindi cosa succederà? La mia vettura sarà sbilanciata verso il dietro, quindi nell'utilizzo sulla pista questa vettura sarà sì attaccata alla pista ma leggermente squilibrata verso il posteriore della nostra vettura. Quindi in caso di piccoli saltellamenti il posteriore della vettura rimarrà attaccato e ben saldo alla nostra pista, mentre l'anteriore tenderà comunque ad uscire e nel caso appunto, come dicevamo prima, di curve particolarmente strette, la nostra vettura andrà dritta e non farà la curva che ci siamo prefissati di fare. Quindi una cosa importante è andare ad eliminare questo magnete. La terza cosa che andiamo a fare, e non abbiamo bisogno assolutamente di nessun tipo di ricambio, è quella di andare a rendere più porose le gomme, soprattutto quelle posteriori. Quelle anteriori, come abbiamo visto già anche in altri video dove si va a preparare le vetture per le competizioni, vanno assolutamente bene se sono più scorrevoli, mentre le gomme posteriori hanno bisogno di un maggior grip, hanno bisogno appunto di essere più porose. In questo caso Fly monta delle gomme siliconiche, così come molte altre vetture in primo montaggio, per cui è praticamente impossibile andare a ungere queste gomme con qualche additivo, in quanto le gomme siliconiche non permettono l'assorbimento dell'additivo stesso, per cui il tutto si rende ininfluente e non va a cambiare le prestazioni della vettura. Servirà quindi passare una carta vetro a grana abbastanza sottile in modo da togliere la prima superficie di queste gomme, renderle più porose ed aumentarne così il grip della vettura. L'ultima cosa che possiamo fare per migliorare le prestazioni di una qualsiasi vettura è quella di permettere alla vettura di basculare, ovvero di muoversi tra il telaio e la carrozzeria della vettura stessa. Come possiamo notare, una vettura originale è ben salda tra telaio e carrozzeria. A noi invece interessa andare ad allentare le quattro viti in modo tale che si vada a creare un gioco tra la carrozzeria e il nostro telaio, permettendo così alla vettura di andare a contrastare quella forza che la spingerà verso l'uscita, verso un, permettetemi il termine, capottamento, nel momento in cui noi andremo ad affrontare una qualsiasi curva. Andremo così a svitare di qualche giro sia le viti anteriori che le viti posteriori, dando comunque una certa priorità alle viti posteriori, perché alla fine è sempre il posteriore della vettura che ha il motore. Vediamo poi perché per alcune macchine in realtà il motore si trova nella parte anteriore con un alberino di rimando, come ad esempio questa BMW M3 sempre della Fly, ma vale lo stesso discorso. È sempre meglio andare a smollare e quindi ad allentare le viti posteriori un po' di più rispetto alle viti anteriori. In questo modo rendiamo più facile la guida della nostra vettura, perché comunque va detto, la trazione della nostra vettura è sempre e comunque sulle ruote posteriori. Anche questa BMW, io adesso ve la prendo per far vedere come è fatta al di sotto, ha il motore nella parte anteriore ma ha un alberino di rimando nelle ruote posteriori. Le ruote anteriori infatti sono libere di girare, come potete vedere sono anche dissociate le une dalle altre perché non hanno un alberino unico, giustamente perché c'è il motore, non potrebbe avere
un alberino che arrivi da una parte all'altra della carrozzeria stessa, e il moto della vettura è sempre trasmesso sulle ruote posteriori, quindi il basculamento è sempre meglio darlo un po' di più sulle ruote posteriori. Stiamo parlando di una miglioria per un uso domestico, non per una miglioria di uso professionale, dove poi il basculamento della vettura, quindi questa oscillazione tra carrozzeria e telaio, va molto ponderata, e spesso invece capita di dare più basculamento nella parte anteriore rispetto al posteriore. Rimaniamo sempre per un uso casalingo, un uso domestico, e per una miglioria entry level, quindi il primo step che voi andate a fare sulle vostre vetture per renderle più piacevoli nella guida. Andiamo adesso a provare questa vettura così com'è uscita dalla sua confezione. Poi andiamo a smontarla, andiamo a fare appunto tutte le migliorie che abbiamo detto poc'anzi, e andiamo a riprovarla sul nostro tracciato per vedere quanto e come è migliorata. Bene ragazzi, come avete visto, la prova sulla nostra pista di Slot Car Tech non è andata proprio come si sperava. La vettura infatti ha delle serie difficoltà a prendere corrente. Quando prende effettivamente corrente, grazie anche al magnete, o dovrei dire per colpa del magnete, parte in modo veramente molto repentino ed è molto difficile tenerla in pista. In più ha dei punti in cui non prende assolutamente corrente perché le spazzole sono effettivamente molto strette, e fa difficoltà in alcuni punti. Ora andiamo, come abbiamo detto prima, a smontarla, quindi divideremo la nostra carrozzeria dal nostro telaio e andiamo a lavorare tutti i componenti che abbiamo detto poc'anzi, e poi riproveremo di nuovo questa vettura sempre sul tracciato di Slot Car Tech. Partiamo quindi con lo smontare per prima cosa il nostro telaio e lo andiamo a dividere dalla carrozzeria, in modo da essere più pratici nel poter andare a fare tutte le modifiche del caso. Ok, togliamo le nostre viti. Ricordiamo che queste in prima battuta non sono sicuramente delle viti metriche, ne abbiamo 4, le mettiamo da parte così non abbiamo il problema di andarle a perdere. Ok, abbiamo diviso il nostro telaio dalla nostra carrozzeria. Adesso possiamo preoccuparci di andare per prima cosa a rimuovere il magnete, quindi spostiamo i fili del nostro motore, andiamo ad aiutarci con un cacciavite a taglio e andiamo a rimuovere appunto questo magnete che è bloccato da queste due alette. Facciamo forza quindi all'interno e andiamo a rimuovere il nostro magnete. Lui si aggancerà al motore, ma noi con non poca difficoltà andremo a prelevarlo e lo andremo a togliere. Ricordatevi di posizionarlo in un luogo che non vada ad interferire con altre apparecchiature di tipo elettronico o comunque elettromagnetico. Avendo già il nostro telaio in mano, andiamo ad occuparci anche del nostro pick up. Togliamo poi i cavi con i capicorda che finiscono sul nostro pick up, andremo a smontare il pick up in questo modo, semplicemente tirando il nostro pick up verso il basso, e andremo a verificare appunto queste spazzole. Come vedete sono effettivamente molto dure.
Non è un problema, noi andremo quindi a reinfilare, perché noi vogliamo riutilizzare in prima battuta queste spazzole. Una volta verificato il tutto, andremo appunto a limare leggermente la sede del nostro pick-up in modo da farlo scorrere ancora più agevolmente rispetto a quanto non scorra già. Per farlo utilizzeremo una semplicissima lima rotonda e andremo appunto a passare il nostro foro del pick-up in modo da andare eventualmente a togliere le asperità che ci possono essere, allargando leggerissimamente il nostro foro e permettendo appunto, vedete, io ho proprio tolto poca plastica da quello che era il nostro pick-up, ma in questo modo gli permettiamo di girare in modo molto più agevole. Andiamo ora a reinserire il nostro pick-up, ma dobbiamo preoccuparci di togliere questo capocorda che togliendo i cavi era rimasto incastrato all'interno. Lo togliamo perché abbiamo poi la necessità di andare a inserire questo capocorda all'interno del nostro cavo e poi quindi andare a riposizionare i cavi all'interno della sede del nostro pick-up. Rimettiamo il pick-up all'interno della nostra vettura, lo schiacciamo, verifichiamo che questo sia liberissimo di girare, come infatti lo è. Ci preoccupiamo di andare a rimettere il nostro capocorda all'interno del filo, andiamo a girare le spazzole verso l'interno della vettura e andiamo a riposizionare i nostri cavi. Andiamo a posizionare, a puntare i cavi all'interno della sede del pick-up dove ci sono le spazzole e poi ci aiuteremo con una pinzetta per schiacciare i capicorda all'interno del pick-up stesso. Fate anche molta attenzione a non far uscire il capocorda dalla parte sottostante il pick-up, perché sennò sarà lui ad interferire con la bandela e a far fuoriuscire la nostra vettura. Quindi una volta inserito il capocorda andremo a rischiacciare la superficie sottostante del nostro pick-up per evitare appunto che questo possa fuoriuscire. Fatta questa prima procedura, sempre con le pinzette andremo a appiattire le nostre spazzole. Sarà un'operazione non troppo semplice in quanto queste spazzole sono abbastanza dure, ma noi andremo appunto a molleggiarle leggermente in avanti e indietro in modo da sfilacciarle anche un po' e rendere appunto sia più larghe ma soprattutto anche più morbide, in modo tale che la nostra vettura non subisca più fuoriuscite involontarie. Sistemato anche il pick-up, non ci resta che andare a spazzolare con una carta vetro a grana abbastanza fine i nostri copertoni posteriori. Andremo a dare proprio una leggerissima passata per andare a togliere la patina che c'è sopra e rendere la superficie leggermente più porosa. Non sarà necessario insistere più di tanto in quanto queste coperture sono coperture di tipo siliconico, per la maggior parte le troverete così, tranne che sulle vetture che sono già semi professionali, per cui questa procedura sulle gomme andrà ripetuta ogni tanto per continuare a rendere la gomma stessa decisamente più porosa. Molto bene, abbiamo finito di spazzolare le nostre gomme, andiamo ora a pulirle. Per farlo utilizzeremo della semplice benzina Zippo. Questa può essere tranquillamente versata sul nostro copertone, dopodiché andremo con le dita a ungere, tra virgolette, tutto il nostro copertone per ripulirlo dalla polvere del residuo di gomma che abbiamo appena eliminato attraverso la carta vetro, e una volta asciutte noteremo subito che le nostre gomme hanno tutto un altro grip rispetto a quelle originali da scatola. Andiamo ora a rimontare la nostra vettura avendo cura di non fissare completamente le viti tra il telaio e la carrozzeria, quindi andremo a riprendere le nostre 4 viti che abbiamo tolto poc'anzi, andiamo a reinserirle all'interno dei fori ci sono sul nostro telaio e poi procederemo con il fissaggio di questo rispetto alla carrozzeria. Daremo dapprima pochi giri per poi andare a valutare il basculamento dello stesso. Molto bene, adesso abbiamo rimontato la nostra macchina, abbiamo appunto fatto poche modifiche ma essenziali, andiamo a riprovarla sulla pista e andiamo a vedere che cosa è cambiato.
Molto bene, come avete potuto notare la vettura è nettamente migliorata, permette anche quasi di scodare nelle curve. Ora prende corrente in tutta la pista, non ha più degli sbalzi di tensione, non ha più delle accelerazioni repentine come prima e la guidabilità è nettamente migliorata, in modo tale da rendere anche molto più piacevole il divertimento e la guida di questo modello. Chiaramente questi piccoli accorgimenti si possono andare a fare su tutte le vetture. Va detto che ci sono delle vetture che già di partenza sono semiprofessionali e quindi hanno meno problemi nell'affrontare la pista. Ad esempio possiamo andare a vedere una Gruppo C Slot It, ha effettivamente già una meccanica di tipo professionale, quindi avrà già dei cerchi in alluminio al posteriore, delle gomme più performanti sia all'anteriore che al posteriore, avrà già una tipologia di viti che permette un basculamento migliore rispetto a quanto visto invece sulla Porsche della Fly e delle spazzole più larghe e più morbide, ma anche questa ha comunque il magnete che occorrerebbe andare ad eliminare proprio per evitare che abbia degli spunti così repentini come abbiamo visto prima, e poi anche su questa potremo andare a allentare leggermente le viti come abbiamo già fatto in questo caso per permettere questo gioco, questo basculamento e rendere più veloce la vettura. La stessa cosa anche per la vettura di casa NSR. Questa è una vettura originale di casa NSR, anche questa presenta già tutta una meccanica di tipo professionale, quindi cerchi in alluminio di tipo Air System al posteriore, corona in alluminio e via discorrendo. In questo caso abbiamo anche un banchino per cui il basculamento può essere fatto non soltanto tra la carrozzeria e il nostro telaio, ma anche svitando le tre viti del banchino, quindi dando anche un po' più gioco alla parte motoristica e telaistica della stessa vettura. Per quanto riguarda il pick-up, anche questo gira in modo molto libero e ha le spazzole che sono già decisamente più morbide rispetto alle altre che abbiamo visto prima, sempre parlando di Fly Slot. Quindi anche su queste vetture che comunque sono semi-professionali, questi piccoli accorgimenti non fanno altro che migliorare la vettura nel suo insieme. Lo step successivo che potremmo fare su queste vetture per ancora aumentarne le prestazioni, seppur ad un livello casalingo, sarebbe sicuramente quello di andare a sostituire le spazzole con delle spazzole più morbide. Io nella fattispecie uso delle spazzole della MB, sono spazzole extra fine e hanno il codice 19080. Sono delle spazzole che io utilizzo sia per le auto da rally sia per le auto da pista. Altra cosa importante sarebbe quella di andare a sostituire le viti che fissano telaio e carrozzeria con delle viti metriche. Qua ne ho una di esempio, la prendo con le pinzette per farvi vedere la particolarità di questa vite, ovvero a parte il suo filetto iniziale ha una parte priva di filetto in modo da permettere molto più agevolmente il basculamento della vettura stessa. Ragazzi, io spero che vi sia piaciuto anche questo video, un video un po' più dedicato a chi si sta approcciando al mondo delle slot. Come sempre vi chiedo di mettere un like se avete trovato il mio video e i miei contenuti interessanti e soprattutto di iscrivervi al mio canale Slot Car Tech per non perdere tutti gli altri video che pian pianino farò uscire. E noi come sempre ci diamo appuntamento qui su Slot Car Tech al prossimo video.